Lezione 1. Sicurezza in bicicletta. Quando si va in bicicletta è fondamentale indossare sempre il casco e rispettare le regole del traffico. Assolutamente sì. La sicurezza deve sempre venire prima di tutto quando si va in bicicletta. Ti è mai capitato di rischiare qualcosa mentre andavi in bicicletta? Fortunatamente non ci sono stati incidenti gravi, ma ho avuto qualche momento di paura. Buono a sapersi. È sempre importante rimanere vigili quando si è alla guida. Sì, anche cose semplici come la segnalazione possono fare una grande differenza. Esatto. Gli automobilisti apprezzano una comunicazione chiara da parte dei ciclisti. E contribuisce a garantire la sicurezza di tutti sulla strada. Incoraggiamo i nostri amici a essere più consapevoli quando vanno in bicicletta. Lezione 2. Viaggi low cost. I prezzi erano ragionevoli. Ho un budget limitato per il mio prossimo viaggio. Ottima domanda. È fondamentale trovare buone offerte quando si viaggia. Esatto. Non voglio spendere troppo, ma voglio comunque vivere un'esperienza fantastica. Hai già preso in considerazione qualche destinazione specifica? Sto valutando alcuni posti, ma prima devo confrontare i prezzi. Fantastico! I siti web possono aiutarti a trovare alloggi e attività a prezzi accessibili. Ho anche sentito parlare di viaggiare fuori stagione per risparmiare. Sì, è un consiglio fantastico. Di solito si ottengono meno folla e prezzi migliori. Facciamo un brainstorming insieme su alcune idee di viaggio economiche. Lezione 3. Creare ricordi. Anche animali di peluche. Impressionante. Credo che inizierò presto a crearne di miei. Che idea meravigliosa! Gli oggetti fatti a mano hanno un fascino speciale. Esatto. È un modo per esprimere la creatività e creare qualcosa di unico. Inoltre, puoi personalizzarli come preferisci. Hai in mente qualche progetto specifico? Sto pensando di realizzare un simpatico orsetto con tessuti di diversi colori. Sembra adorabile. Mi piacerebbe vedere la tua creazione finita. Te lo mostrerò sicuramente. Sarà un progetto divertente su cui lavorare insieme. Raccogliamo un po' di materiale e tra poco potremo dedicarci ai lavoretti. Lezione 4. Gestione del lavoro. Devo ammettere che gestire tutto, con il lavoro, con tutto questo e con tutti, può essere piuttosto impegnativo. In effetti, è come cercare di destreggiarsi tra torce accese mentre si è su un monociclo. Esatto. Basta una mossa sbagliata e tutto potrebbe crollare in modo spettacolare. Mi chiedo spesso come le persone riescano a mantenere la sanità mentale in mezzo a tanto caos. È davvero un mistero. Forse possiedono qualche superpotere segreto di cui non siamo a conoscenza. Oppure forse hanno imparato l'antica arte della procrastinazione strategica. Ah, sì. Credo che questa sia un'abilità insegnata nella prestigiosa università del Lo farò dopo. Penso che avrei potuto conseguire un dottorato in quel campo. Congratulazioni. Spero che ti arrivi una scorta di caffè a vita. Lezione 5. Forniture per la casa. Parlando di prodotti per la casa,
Credo che stiamo esaurendo prodotti essenziali come il detersivo per i piatti e il detersivo per il bucato. Ah, sì! Sembra che la lavatrice abbia consumato detersivo a un ritmo allarmante. Col tempo deve aver sviluppato un appetito vorace. Forse sta segretamente tramando per diventare un intenditore di sapone. Non mi sorprenderebbe. Me lo immagino già mentre organizza sontuose feste con degustazione di sapone. Esatto. Benvenuti alla mia serata insaponata, dichiarava, con le bollicine che fluttuavano nell'aria. E saremmo tutti semplici ospiti, che cercherebbero goffamente di impressionare la lavatrice con la nostra scelta di detersivo. Sento già la macchina criticare le nostre selezioni. Questo è troppo profumato. E questo non ha la grinta necessaria per un lavaggio adeguato. Forse dovremmo fare un salto al supermercato prima che la nostra lavatrice diventi una snob del sapone. Lezione 6. Regali ponderati. I regali che dimostrano quanto tieni all'altra persona sono davvero speciali, non è vero? Assolutamente sì. Ciò che conta più del prezzo è il pensiero dietro al regalo. Sono molto contento che a mio padre sia piaciuto il regalo di quest'anno. È stato un piccolo segno di apprezzamento. È meraviglioso sentirlo. Cosa gli hai regalato alla fine? Gli ho regalato una tazza personalizzata con una citazione divertente che usa spesso. Una scelta deliziosa. Non c'è niente che dica mi importa come una tazza che può strappare un sorriso ogni mattina. Esatto. Credo che ogni sorso di caffè debba essere accompagnato da un pizzico di umorismo. Non potrei essere più d'accordo. Una piccola risata può rallegrare anche la mattina più buia. Inoltre, è un promemoria costante che stai pensando a lui. Lezione 7. Artigianato unico. Sono troppo comuni, vorrei qualcosa di diverso per il mio arredamento. Capisco perfettamente. Che ne dici di un pezzo di artigianato locale? Ottima idea! Gli oggetti unici possono davvero aggiungere carattere a uno spazio. Esatto. Inoltre, sostenere gli artisti locali è sempre una vittoria per tutti. Hai visto qualche pezzo interessante di recente che ha catturato la tua attenzione? Sì, c'è un negozio di ceramiche locale che vende bellissimi vasi fatti a mano. Sembra fantastico! Mi piace tantissimo l'idea di avere un oggetto unico nel suo genere. Aggiunge una storia alla tua casa, qualcosa che manca agli articoli prodotti in serie. Organizziamo una visita a quel negozio, mi piacerebbe trovare qualcosa di speciale. Lezione 8. Prospettive infermieristiche. Un tempo la professione infermieristica non sembrava promettente, non è vero? No, non è vero. Molti lo consideravano un lavoro di basso rango. Spesso le uniche infermiere rispettabili erano quelle che lavoravano in ospedali prestigiosi. Esatto. È interessante come la percezione sia cambiata nel corso degli anni. Oggi l'infermieristica è considerata una professione vitale e onorevole. Sì, le persone apprezzano la dedizione e il duro lavoro degli infermieri. È stimolante vedere come la professione si sia evoluta e abbia ottenuto riconoscimenti. Dimostra davvero quanto sia importante prendersi cura degli altri e l'impatto che questo ha.
Mi piacerebbe sentire altre storie di infermieri che hanno influenzato il settore. Lezione 9. Avventura nell'osservazione delle stelle. Certo, trova un posto lontano dalle luci della città e porta con te un telescopio o un binocolo. Non è questo il modo migliore per godersi un cielo notturno limpido? Assolutamente. Le stelle appaiono molto più vivide quando si è lontani dall'inquinamento luminoso. Non vedo l'ora di vedere le costellazioni da vicino. È incredibile quante stelle siano visibili quando ci si trova in una zona buia. E la possibilità di avvistare una stella cadente è entusiasmante. Hai mai espresso un desiderio? Sì, l'ho fatto. È magico farlo sotto le stelle. Organizziamo presto una serata dedicata all'osservazione delle stelle. Potrebbe essere un'esperienza meravigliosa. Lezione 10. Dimenticanza. Immagino che anche i migliori tra noi possano dimenticare qualcosa. Davvero? È quasi un rito di passaggio all'età adulta, non è vero? Un momento sei sicuro di te e quello dopo metti in discussione la tua memoria. Esatto. Cosa avrei dovuto ricordare, comunque? Questa è la domanda da $1.000.000. Forse dovremmo creare un gruppo di supporto per chi soffre di smemoratezza. Ciao, mi chiamo Anna e ho dimenticato la lista della spesa per la terza volta questa settimana. Benvenuta, Anna. Sei tra amici che capiscono la tua situazione. Credo di aver lasciato la mia sanità mentale al negozio, insieme alla mia lista. Sembra che qui si stia formando un bel gruppo di supporto comico. Lezione 11. Pianificazione del viaggio. Credo che sia saggio fermarsi almeno 3 o 4 giorni in ogni città, in modo da avere abbastanza tempo per esplorarla. Ottima osservazione. Correre da un posto all'altro spesso porta a perdere esperienze. Esatto. Non è possibile apprezzare appieno una città in un giorno o 2. È come cercare di assaporare un pasto gourmet in un solo boccone. Esatto. Ogni città ha il suo sapore unico che richiede tempo per essere digerito. Posso solo immaginare le delizie culinarie che aspettano di essere scoperte. Esatto. E non dimentichiamo la cultura locale, che si può scoprire solo con il tempo. Forse dovremmo iniziare a pianificare la nostra prossima avventura lasciando ampio spazio all'esplorazione. Un'idea fantastica. Sto già immaginando le cose che vedremo. Lezione 12. Avventure al parco. Sì, c'è un grande parco proprio di fronte al bar. Perfetto! Puoi dirmi se è aperto nei fine settimana? Credo di sì e spesso ospita vari eventi che rendono i pomeriggi piacevoli. Sembra fantastico! Mi immagino già mentre ci godiamo un bel picnic lì. Certo. Magari potremmo portare un frisbee per divertirci un po'. Spero che le mie capacità di lancio siano migliorate dall'ultimo tentativo. Ah, sì. Il grande fiasco del frisbee dell'estate scorsa mi fa ancora sorridere. Me lo ricordo bene. Credo che alla fine giocassimo più a dodgeball che a frisbee. Davvero. Potremmo aver scoperto un nuovo sport in modo del tutto involontario.
Lezione 13. Piani entusiasmanti. Sembra interessante. Hai già iniziato a valutare le opzioni? Sì, ho intenzione di passare la giornata provando vari outfit per il prossimo evento. Che bello! È sempre piacevole vestirsi bene per un'occasione speciale. Esatto. Trovo che provare i vestiti possa avere un effetto sorprendentemente terapeutico. E spesso porta a scoperte di moda inaspettate. Esatto. Potrei ritrovarmi con qualcosa che non avevo mai nemmeno preso in considerazione. Ah, il brivido dell'inaspettato. È come una caccia al tesoro. Esatto. E chissà, magari troverò anche il paio di scarpe perfetto da abbinare. Dopotutto, le scarpe possono fare la differenza in un outfit. Lezione 14. Birdwatching. Contatemi per il tour di birdwatching. Sono sempre stato affascinato dagli uccelli. È meraviglioso. Gli uccelli sono creature straordinarie, con i loro colori e i loro canti. Davvero. Trovo incredibile come ogni specie abbia le sue caratteristiche uniche. Assolutamente sì. È come assistere a una vera e propria performance artistica della natura. Non vedo l'ora di osservarli nel loro habitat naturale. Forse durante la nostra avventura avvisteremo anche qualche specie rara. Non mancherò di portare il binocolo, perché ho intenzione di vedere tutto da vicino. Ottima idea. Sono certo che migliorerà immensamente la nostra esperienza. E non dimentichiamoci di documentare i nostri avvistamenti, potremmo scoprire qualcosa di nuovo. Lezione 15. Temperature estreme. Con temperature che a volte raggiungono i 40 gradi sotto zero, è necessario vestirsi in modo appropriato. Esatto. È fondamentale coprirsi come un marshmallow in giornate così fredde. Mi chiedo spesso come facciano le persone a stare al caldo in condizioni così estreme. È una vera e propria forma d'arte. Strati su strati sono la chiave per la sopravvivenza. Esatto. Bisogna assomigliare a un pupazzo di neve alla moda ma funzionale. E non dimenticare un buon paio di stivali. Il congelamento non è un'esperienza piacevole. Posso solo immaginare come si possa navigare per il mondo evitando le zone di ghiaccio. Diventa una specie di balletto, non è vero? Un balletto glaciale in cui un passo falso potrebbe portare a una caduta sgraziata. Lezione 16. Il sentiero della foresta. No, non l'ho fatto. Puoi dirmi di più? Si chiama The Forest Trail ed è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato. Sembra intrigante. Cosa ci si può aspettare di vedere lungo il sentiero? Aspettatevi di incontrare alberi maestosi, una fauna selvatica vivace e forse anche una cascata nascosta. Una cascata nascosta. Ora hai la mia attenzione. Sì, è il posto perfetto per un picnic o semplicemente per immergersi nella bellezza della natura. Riesco già a immaginarci mentre ci rilassiamo in riva all'acqua, godendoci la tranquillità. E non dimenticate l'opportunità di scattare fotografie mozzafiato. Sarebbe negligente trascurare la macchina fotografica in un'avventura del genere.
Lezione 17. Turbine di lavoro. Non posso lamentarmi del lavoro, come ti trovi? È stato piuttosto frenetico, ma non posso lamentarmi. Sembra che siamo entrambi sulle montagne russe delle scadenze e delle riunioni. Esatto. A volte mi chiedo se il mio consumo di caffè abbia raggiunto livelli olimpici. Credo che tu abbia ottime possibilità di vincere la medaglia d'oro per l'assunzione di caffeina. Sarebbe davvero un risultato straordinario. Forse dovrei ricevere un trofeo. Un trofeo a forma di tazza da caffè sarebbe perfetto. Sì, simboleggerebbe sia dedizione che una personalità leggermente nervosa. Una rappresentazione calzante della vita lavorativa moderna, non sei d'accordo? Lezione 18. Il viaggio dell'America. Il viaggio dell'America è un racconto affascinante della promessa che cercavamo in una nuova terra. Davvero, è come un grande libro di fiabe pieno di avventure e sogni. La promessa che cercavamo si è evoluta, ma continua a essere un faro per molti. Sì, e sembra che in ogni generazione le persone continuino a inseguire quella promessa. Esatto. È come se la terra stessa sussurrasse storie di speranza a chi ascolta. E che bella idea è credere che possiamo trovare continuamente nuove promesse. Assolutamente sì. Ci ricorda che ogni passo avanti può portare a qualcosa di straordinario. Si potrebbe dire che la vita è essenzialmente una serie di promesse in attesa di essere realizzate. Un modo davvero poetico di vedere i nostri viaggi. Accogliamo con entusiasmo l'avventura che ci attende. Lezione 19. Punti di forza e di debolezza. Quando si parla dei propri punti deboli, è fondamentale evidenziare anche i propri punti di forza. Esatto. È come presentare una visione equilibrata di sé, mostrando entrambi i lati. Sì. Ho scoperto che menzionare le aree di miglioramento insieme ai punti di forza dimostra crescita. Esatto. Trasmette non solo la consapevolezza dei propri limiti, ma anche la capacità di essere proattivi. Credo che dimostri anche sicurezza e consapevolezza di sé. Assolutamente sì. Ci vuole coraggio per riconoscere le proprie debolezze in modo costruttivo. E può portare a preziose opportunità di sviluppo personale e professionale. Sì, ogni debolezza è solo un trampolino di lancio verso punti di forza più grandi. Ricordiamoci di accettare le nostre imperfezioni, celebrando al contempo i nostri talenti unici. Lezione 20. Galateo in palestra. Il codice per la palestra è piuttosto semplice, si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo adeguato. Questo è sicuramente un consiglio saggio. La comodità è fondamentale quando si pratica attività fisica. Esatto. Ho imparato a mie spese che indossare i jeans non è adatto per gli squat. Ah, il famigerato incidente dello squad in jeans. Un classico delle disavventure in palestra. Sì. La lotta è stata reale e credo che la mia dignità ne abbia risentito in modo significativo. Posso solo immaginarlo. Potresti aver involontariamente dato il via a una nuova tendenza in fatto di allenamento. The Squad and Slide potrebbe diventare il prossimo fenomeno virale.
Se solo riuscissimo a pubblicizzarlo, saremmo delle leggende della palestra. D'ora in poi mi atterrò a un abbigliamento appropriato, grazie mille. Lezione 21. Viaggiare con animali domestici. Ciao. Viaggi con un animale domestico? Sì, lo sono. Il mio cane verrà con me in questa avventura. Fantastico. I cani sono degli ottimi compagni di viaggio. Davvero? Sono come dei piccoli e pelosi fagottini di gioia, sempre desiderosi di nuove esperienze. Posso solo immaginare quanto si divertirà il tuo cane a esplorare nuovi posti. Sì, credo che considererà ogni nuovo parco un parco divertimenti. E ogni sconosciuto che incontrerà sarà un potenziale amico, presumo? Assolutamente sì. Il suo entusiasmo è contagioso. È difficile non sorridere in sua presenza. Sembra che tu abbia un rompighiaccio pronto per ogni situazione. Lezione 22. Alba e tramonto. Il canyon è particolarmente spettacolare all'alba e al tramonto, non sei d'accordo? Assolutamente. Il modo in cui i colori danzano sulle rocce è semplicemente mozzafiato. È come se la natura stesse dipingendo un capolavoro proprio davanti ai nostri occhi. Certo, credo che quei momenti ci ricordino la bellezza delle esperienze fugaci. E perché il canyon è così profondo, il clima cambia notevolmente man mano che si procede. Sì, è affascinante come diversi strati possano creare ambienti distinti. Posso solo immaginare la varietà di flora e fauna che si possono incontrare. È come entrare in un mondo diverso a ogni passo che fai. Poniamoci l'obiettivo di ammirare la bellezza del canyon sia all'alba che al tramonto. Lezione 23. Allenamento perfetto. Assolutamente sì. Flessioni, squat, affondi e plank sarebbero perfetti per quell'allenamento. Esatto, è una routine completa che coinvolge più gruppi muscolari. Ho scoperto che gli esercizi a corpo libero sono incredibilmente efficaci e richiedono un'attrezzatura minima. Esatto, possono essere eseguiti praticamente ovunque, il che li rende molto comodi. Inoltre, possono essere molto divertenti se svolti in gruppo. Oh, immagino che si svolga una gara di flessioni accidentale. Sì. E le inevitabili risate che seguono mentre la gente fa fatica a tenere il passo. Il fitness dovrebbe sempre includere un pizzico di divertimento, non credi? Assolutamente sì. Impegniamoci a rendere i nostri allenamenti piacevoli e coinvolgenti. Lezione 24. Avventure di shopping. Ciao. Hai fatto shopping di vestiti ultimamente? Sì, ci sono andato lo scorso fine settimana e ho trovato dei pezzi deliziosi. Sembra intrigante. Cosa hai scoperto durante la tua fuga di shopping? Mi sono imbattuta in un abito meraviglioso a cui non ho saputo resistere. Un vestito, dici? Ti immagino già splendida con quello. Grazie. Credo che sarà perfetto per il prossimo gala. Ah, il gala. Devo dire che il tuo guardaroba sta prendendo forma in modo meraviglioso.
Cerco di migliorare il mio stile, un pezzo alla volta. Un obiettivo encomiabile. Forse potresti darmi qualche dritta sulla moda. Lezione 25. Oggetti smarriti e ritrovati. Sì, abbiamo un servizio oggetti smarriti in hotel. Che aspetto ha il tuo bagaglio? Si tratta di uno zaino rosso brillante con alcune toppe uniche cucite sopra. Sembra particolare. Dovrebbe essere facile da identificare tra i soliti noti. Lo spero proprio. Non vorrei nemmeno pensarci mentre gironzolo per l'hotel da solo. Non temere. Terrò d'occhio il tuo zaino avventuroso. Grazie. Ti sarei molto grato se potessi aiutarmi nella ricerca. Consideratela la mia missione. Sarò il detective alla ricerca della borsa scomparsa. Grazie alla tua attenzione per i dettagli, credo che avremo buone possibilità. Insieme scopriremo il mistero dello zaino vagante. Lezione 26. Cercare una guida. Trovare un mentore o un consulente con cui parlare è davvero un'ottima idea. Sono completamente d'accordo. Avere qualcuno che ti guida può fare una differenza significativa. È come avere una bussola che ti indica la giusta direzione. Esatto. La guida di persone esperte può aiutare ad affrontare le sfide. Inoltre, spesso forniscono spunti che potremmo trascurare. Sì, il loro punto di vista può rivelarsi prezioso quando ci sentiamo persi. Credo che sia essenziale cercare la saggezza in coloro che hanno percorso il nostro cammino prima di noi. Davvero, è un saggio investimento nella nostra crescita personale e professionale. Impegniamoci a trovare dei mentori che possano ispirarci e sostenerci. Lezione 27. Fare acquisti in modo intelligente. Di solito lo compro al supermercato per risparmiare un po' di soldi. È una scelta saggia. Ogni centesimo conta, soprattutto nell'economia odierna. Certo. Inoltre, mi piace esplorare le corsie alla ricerca di tesori nascosti. Ha l'emozione di scoprire un nuovo oggetto preferito. È come una caccia al tesoro. Esatto. Una volta ho trovato uno spuntino delizioso che è diventato subito uno dei miei preferiti. Di cosa si trattava? Sono incuriosito. Era un mix unico di spezie su ceci arrostiti. Devo dire che crea dipendenza. Sembra delizioso. Dovrò tenerlo d'occhio la prossima volta. Non ve ne pentirete. È un'alternativa sana agli snack tradizionali. Lezione 28. Fare scorta. Quindi, c'è qualcosa di specifico che vorresti che includessimo nel riassortimento? Bene, credo che dovremmo prendere in considerazione l'idea di aggiungere altri spuntini alla lista. Dici spuntini? Stiamo parlando di opzioni salutari o di spuntini golosi? Perché non una deliziosa combinazione di entrambi? L'equilibrio è essenziale. Ottima idea! Magari qualche barretta di frutta e noci insieme a dei pretzel ricoperti di cioccolato? Sì, questo soddisferebbe sia i salutisti che i golosi di dolci.
Una strategia davvero saggia. Garantisce che nessuno si senta escluso durante la merenda. Esatto, e non dimentichiamoci di qualche bevanda rinfrescante per accompagnare i nostri spuntini. Mi assicurerò di includere una varietà di succhi e acque frizzanti. Lezione 29. Cambio valuta. Prima di scegliere un ufficio di cambio è consigliabile confrontare i tassi di cambio. Assolutamente. L'ultima cosa che si vuole è perdere fondi preziosi. Esatto. Una volta sono rimasto vittima di un tasso di cambio sfavorevole e ne sono rimasto piuttosto deluso. Che peccato! Cosa è successo? Semplicemente non ho fatto i compiti e mi sono ritrovato con meno dollari di quanto mi aspettassi. Lezione imparata, immagino. Esatto. Ora controllo sempre più tariffe prima di prendere qualsiasi decisione. Questo è un approccio prudente. Ammiro la tua attenzione finanziaria. Grazie. È fondamentale proteggere il denaro guadagnato con fatica. Lezione 30. Gusti musicali. Le persone hanno gusti musicali diversi, alcuni preferiscono la musica rock. Verissimo. Anche se apprezzo un buon inno rock, il mio cuore è per le melodie classiche. Ah, l'eleganza della musica classica. Aggiunge sicuramente un tocco di raffinatezza. Certo, ma devo ammettere che un buon concerto rock può essere esaltante. Non c'è niente di paragonabile all'energia di un'esibizione dal vivo, indipendentemente dal genere. Esatto, è come far parte di un'esperienza collettiva che trascende le parole. È affascinante come la musica possa evocare emozioni così forti in ognuno di noi. Sì, ci unisce e allo stesso tempo permette alla nostra individualità di emergere. Forse dovremmo creare una playlist che metta insieme i nostri brani preferiti.